Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi ti sfidiamo con un quiz dedicato a uno dei capolavori della letteratura italiana, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Rinfresca i ricordi di scuola e mettiti alla prova con domande su personaggi, stile, temi e curiosità storiche. Il quiz è composto da 35 domande divise in 3 livelli di difficoltà: facile, medio e difficile. Rispondi a 35 domande. Ogni risposta giusta vale un punto. Segna i tuoi punti e scopri il tuo livello alla fine. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Chi ha scritto I Promessi Sposi? Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni è uno degli autori più importanti della storia della letteratura italiana. In quale regione è ambientato il romanzo? In Lombardia. Il romanzo è ambientato principalmente a Lecco e nei suoi dintorni, nel ramo del lago di Como. In che secolo è ambientato il romanzo? XVII. Il romanzo è ambientato nel XVII secolo, tra il 1628 e il 1630. Chi sono i protagonisti principali? Renzo e Lucia. I protagonisti principali sono Renzo Tramaglino e Lucia Mondella. Chi è il narratore del romanzo? Un narratore onnisciente. Identificato con lo stesso Alessandro Manzoni, che si presenta come un semplice trascrittore di un manoscritto secentesco ritrovato. Chi impedisce a Renzo e Lucia di sposarsi? Don Rodrigo. Don Rodrigo, il potente signorotto locale che si è invaghito di Lucia, vuole impedire il loro matrimonio per un capriccio personale. Chi offre il primo aiuto a Renzo e Lucia? Fra Cristoforo. Padre Cristoforo, dopo aver ascoltato le loro disavventure, decide di intervenire per proteggerli da Don Rodrigo. Come si chiama la madre di Lucia? Agnese. Agnese è una donna poco istruita ma decisa e sempre pronta a sostenere la figlia. Come si chiama il parroco che dovrebbe sposare Renzo e Lucia? Don Abbondio. Don Abbondio è il parroco del paese dove vivono i due protagonisti. Si trova ad affrontare Don Rodrigo che gli impedisce di celebrare il matrimonio. Come si chiamano gli uomini al servizio di Don Rodrigo? I bravi. Sono gli uomini armati al servizio di personaggi potenti come Don Rodrigo. Operano nell'illegalità e usano minacce e violenza per intimidire o eliminare gli ostacoli.
Difficoltà media. Chi pronuncia addio, Monti? Lucia. È nel capitolo 8, un momento di grande commozione in cui Lucia, costretta a fuggire dal suo paese, saluta malinconicamente i luoghi della sua infanzia. Come si chiama il primo titolo che Manzoni diede al romanzo? Fermo e Lucia. La prima stesura del romanzo, scritta tra il 1821 e il 1823, ha il titolo Fermo e Lucia e deriva dai nomi dei due protagonisti principali della storia, che successivamente diventarono Renzo Tramaglino e Lucia Mondella nei Promessi Sposi. Cosa rappresenta la provvidenza nel romanzo? La forza divina. La provvidenza rappresenta l'azione di Dio che guida gli eventi della storia verso un fine ultimo di bene, anche attraverso difficoltà e sofferenze. Che ruolo ha Fra Galdino? È un frate cappuccino. Il suo ruolo principale è quello di raccogliere elemosine, in particolare noci, per il convento ed è mediatore tra Lucia e Fra Cristoforo. Chi è la monaca di Monza? Gertrude. Il personaggio è ispirato alla figura storica di Marianna de Leyva, figlia di Martino, conte di Monza, e costretta a farsi monaca dal padre contro la sua volontà. Subito dopo quale evento Renzo scappa da Milano? I tumulti di Milano. Renzo scappa da Milano subito dopo il tumulto al Forno delle Grucce e la sua partecipazione, seppur involontaria, alla rivolta. Chi è il Nibbio? Il capo dei bravi. Nel romanzo, il Nibbio è il capo dei bravi al servizio dell'innominato ed è colui che rapisce Lucia. Dove si trova il castello dell'innominato? A Vercurago. Il castello dell'innominato si trova a Vercurago, in provincia di Lecco, su un colle che domina il lago di Garlate. Come si chiama la moglie di Don Ferrante? Donna Prassede. Nel romanzo è una vecchia gentildonna molto propensa a far del bene. Perché Fra Cristoforo ha scelto la vita religiosa? Per espiare un omicidio. Prima di diventare frate, Cristoforo, il cui nome di battesimo era Lodovico, uccise un uomo in duello e, per espiare la sua colpa, decise di ritirarsi in convento. Chi sono Tonio e Gervaso? Due contadini.
Tonio e Gervaso sono due semplici contadini che aiutano Renzo a entrare di nascosto in casa di Don Abbondio per cercare di sposarsi con il matrimonio a sorpresa. In quale città Renzo si rifugia dopo essere fuggito da Milano? A Bergamo. Renzo trova rifugio a Bergamo, dove viene accolto da un cugino e riesce a sfuggire temporaneamente alla giustizia milanese. Cosa succede a Don Rodrigo alla fine del romanzo? Muore di peste. Don Rodrigo finisce nel lazzaretto e muore di peste, abbandonato da tutti, compreso il Griso, che lo deruba prima di morire a sua volta. Chi è il conte Attilio? Il cugino di Don Rodrigo. Don Rodrigo e il conte Attilio condividono valori arroganti e nobiliari, si sostengono vicenda, anche nelle malefatte, e Attilio appoggia i piani dello stesso Don Rodrigo contro Renzo e Lucia. Chi è Azzeccagarbugli? Un avvocato corrotto. Azzeccagarbugli è un avvocato che inizialmente sembra voler aiutare Renzo, ma quando capisce che Don Rodrigo è coinvolto nella vicenda, si tira subito indietro per paura di ripercussioni. Difficoltà alta. Che lavoro fa Renzo a Bergamo? Il contadino. Renzo trova impiego come contadino nella terra dello zio Bortolo. Cosa rappresenta il personaggio di Don Ferrante? L'ignoranza colta. Don Ferrante crede nella magia e muore per la sua falsa erudizione. È una critica all'intellettualismo sterile. A chi è ispirato il personaggio dell'Innominato? A Francesco Visconti. Francesco Bernardino Visconti era un feudatario di Brignano Gera d'Adda e, secondo alcune fonti, fu coinvolto in attività illegali, tra cui il banditismo. Cosa riflette la conversione dell'Innominato? La grazia divina. Riflette il potere della redenzione e della grazia divina, dimostrando come anche un uomo profondamente segnato dal male possa trovare la via della salvezza attraverso il pentimento e la fede. Nel passo La sventurata rispose, a chi si riferisce Manzoni? Alla monaca di Monza. Manzoni si riferisce a Gertrude, la monaca di Monza, nel momento in cui accetta una relazione peccaminosa con Egidio. Perché Manzoni inserisce digressioni storiche? Per dare realismo e contesto. Le digressioni storiche rendono la storia più credibile e inserita nel vero contesto del Seicento. Quale ruolo ha la peste nella struttura narrativa?
segna la svolta morale. La peste segna il punto di svolta in cui molti personaggi cambiano radicalmente. Con quale stile Manzoni descrive Don Abbondio? Ironico. Manzoni usa l'ironia per mettere in luce le debolezze e le contraddizioni del personaggio. Perché Manzoni rifiuta il romanticismo eroico? Voleva esaltare l'umiltà. Manzoni dà spazio a personaggi umili e reali, non a eroi ideali, per una narrativa più autentica. Qual è il vero protagonista dei Promessi Sposi? La provvidenza. Al di là dei personaggi, la vera protagonista è la provvidenza divina, che guida gli eventi e offre un senso al dolore e al caos della storia. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 15 punti, hai affrontato il sentiero manzoniano, ma ti sei perso tra le digressioni storiche e i latinismi di Don Abbondio. Ti conviene tornare al primo capitolo e ricominciare con calma. Il romanzo ti aspetta, senza rancore. Se hai fatto da 16 a 27 punti, ricordi bene le vicende di Renzo e Lucia e capito i personaggi principali. Ti mancano solo alcuni dettagli per cogliere appieno la profondità del capolavoro. Continua così, sei sulla buona strada. Se hai fatto da 28 a 35 punti, complimenti. Hai superato la prova con lode. Conosci intrecci, temi, stile e digressioni storiche come un vero studioso. Se Manzoni fosse vivo, probabilmente ti inviterebbe a cena per discuterne insieme. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!